Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Stelle Turche Rivelate. Prima di addentrarci in quello che sta incendiando il web, un promemoria rapido. Iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella. Così non vi perdete nemmeno un sussurro dal mondo delle star. Oggi vi porto dentro le ore più tese e travolgenti che hanno coinvolto da vicino Gökberk Ilonelle DRM e Cemre Arda, con ombre che si allungano dalla villa alla quale ruotano affetti, affari e rancori. Non è il set di Kuma, ma la vita reale che sembra superare la fiction, sguardi taglienti, parole più dure del marmo dei corridoi, promesse spezzate e verità che graffiano. La scena si apre in una notte umida, con i lampioni del vialetto che tremano come se sapessero cosa sta per succedere. Qualcuno sibila contro Gökberk, accusandolo di un gesto compiuto poche ore prima. Hai salvato quella donna e adesso ti credi un eroe, morde la voce, saturata di veleno e rabbia. L'insinuazione è chiara, non un atto di umanità, ma una mossa studiata per mettersi in mostra, per entrare più a fondo in una casa dove ogni passo ha un prezzo. L'accusa si allarga, si fa personale, quasi a colpire anche Cemre Arda, che fissa tutti con quel modo fermo che conosciamo. Hai tradito me pur di mettere piede nella villa. Sei più ambizioso di quanto io possa sopportare. La parola tradito rimbomba come un bicchiere in frantumi. Gökberk non accetta di essere dipinto così. Solleva il mento, stringe la mascella, e con una calma che brucia ribatte, basta. Non ho voltato le spalle a nessuno. Non alza la voce, e proprio per questo fa più male. È un no che suona come una pietra posata per sempre. Il silenzio si deforma, poi arriva una minaccia fredda, pronunciata con la lentezza di chi sa dove colpire. Se Jalen rimette piede in questa villa, saluta pure le quote. Le quote, il potere, il controllo, quella parola è una lama. Si vorrebbe ridere della bassezza di quell'avvertimento, ma non c'è niente da ridere quando in gioco ci sono le persone che ami. Eppure la risposta arriva, secca e senza esitazione. È tardi, dice Gökberk, e lo sguardo di Cemre si sposta appena, come se cercasse un appiglio. Ho già varcato la soglia. Non farmi la voce grossa, perché d'ora in avanti sarò qui. La frase non è uno scudo, è una dichiarazione. Non si tratta di spettacolo, non è una scena preparata per le telecamere. È la promessa di restare, di non farsi spingere via da chi gioca sporco. Ed è lì che l'aria cambia odore. Si sente paura. Si sente il peso di segreti in fermento. Un avvertimento serpeggia tra le pareti, nascondi troppe verità che potrebbero trascinare giù entrambi. Chi parla non lo fa per generosità, ma per convenienza. Poi, una frase finale, brutalmente limpida. Se sai cosa ti conviene, trattami bene. Non è una richiesta, è un ricatto. E copre di ghiaccio ogni speranza di dialogo. In quel punto, gli occhi di Cemre brillano d'orgoglio ferito, e lei capisce che ogni parola detta e non detta torna sempre indietro come un boomerang. Quando si apre il capitolo delle colpe, accade con la forza di un nubifragio. Gökberk inspira, si piega appena verso Cemre, e lascia cadere la confessione che aveva cercato di tenere in petto. Se ti avessi detto tutto, non mi avresti mai lasciato accompagnare Alia da sua madre. Ma la sua vita era in pericolo per colpa mia. Ho sbagliato, e non so come farmi perdonare. Il nome di Alia perfora il silenzio. Il nome di una bambina, la cui voce arriva sottile come una corda tesa che rischia di spezzarsi. Tutto ruota intorno a quella scelta, portarla via, sottrarla per proteggere, ma senza chiedere permesso, senza costruire la fiducia necessaria. E poi, come se non bastasse, emerge la verità più intollerabile. Non sapevi nemmeno di essere tu ad aver ucciso suo padre, sputano contro Gökberk e il volto di Cemre scolora per un istante. Non una malizia voluta, ma un incidente, una concatenazione di errori e paure. E ciò nonostante, l'effetto è lo stesso di un verdetto. Quando si crede di non poter essere colpiti più a fondo, arriva il colpo decisivo. Quella bambina ti ama più di quanto ami noi. Come hai potuto farle del male? Come hai potuto rapirla? La parola rapire è pesantissima. Nessuno qui parla come un avvocato, tutti parlano come feriti. E i feriti sanguinano anche quando fanno di tutto per apparire in controllo. Cemre ascolta, le spalle dritte come un arco. Sa che il confine tra protezione e abuso può essere sottilissimo quando la paura decide al posto tuo. Sa anche che Alia ha guardato a Gökberk come a una roccia in mezzo alla tempesta. E adesso? Adesso quel legame trema. È l'amore che salva o l'amore che stringe troppo? È la domanda che brucia nella stanza mentre il telefono vibra senza che nessuno lo prenda. E poi c'è Karen.
Karen entra nella storia come chi ha finito di aspettare. Non è una comparsa, è la persona che alla fine detta i tempi. Finalmente ce ne liberiamo, sospira, come se fosse una preghiera che aspettava da giorni. Dimmi, dov'è andata mia sorella Jallen? Il tono è di chi non accetta repliche. In quell'istante, la villa sembra dilatarsi. Un passo dopo l'altro, Karen guida il corso degli eventi, e chi attorno a lei pensava di sapere tutto si scopre improvvisamente ignorante. Che cosa vuole ottenere? Perché tanta fretta? A volte la velocità serve solo a nascondere un piano. Gli ordini arrivano come piombo fuso. Portate questa donna da uno dei nostri compaesani a Yurugu. Chiudetela, che non veda la luce del giorno. Parte non appena la dimettono domani. Le parole sono fredde e calcolate. C'è un obiettivo, un elenco di azioni, una scadenza. La città di Yurugu diventa una destinazione che fa paura solo a pronunciarla, come se fosse un confine oltre il quale le regole si piegano. Nessuno parla più di giustizia. Qui si parla di controllo. Gökberk stringe i pugni. È stato accusato, minacciato, esposto. Ma se c'è una cosa che conosce, è l'istinto di proteggere. Non permetterò che venga trattata così, dice piano, quasi tra sé. Non è un proclama da copertina, è un sussurro pieno di determinazione. Cemre lo guarda e capisce che molte delle lotte che hanno combattuto insieme, sul set e nella vita, non erano niente in confronto a questa. Qui non ci sono sceneggiatori che possono riscrivere la scena il giorno dopo. Qui c'è un solo Chuck, ed è quello che resterà. Il filo di Kuma passa come un'ombra nell'aria. Quella serie che li ha avvicinati agli occhi del pubblico adesso assomiglia a uno specchio deformante. La villa, le quote, i segreti, la bambina contesa, la sorella che sparisce. Ma l'eco più forte è un'altra, quella che pronuncia il nome di Jalen come una bomba pronta a esplodere se rientra in casa. Se Jalen torna in villa, hanno detto, e il resto è facile da immaginare, un'onda che si porta via tutto, anche il poco che era ancora in piedi. Eppure, il coraggio spesso non fa scenate. Il coraggio entra piano, attende il momento, e poi resta. Le ore scorrono e i telefoni tacciono. Ogni sguardo contiene una domanda. Chi sta manipolando chi? A chi giova che le cose vadano esattamente così? La figura di Karen si staglia in controluce, e accanto a lei l'ombra lunga di Jallen, evocata come se fosse una chiave, un nome che apre e chiude porte invisibili. Jallen è davvero scomparsa o è stata fatta sparire? Chi è questa donna che deve essere accompagnata a Yurugu, chiusa, nascosta fino a domani? Domande come chiodi contro il tempo. Cemre si avvicina a Gökberk non per chiedere scuse, non per concederle. Si avvicina per restare accanto. Dovremmo affrontare tutto, senza più segreti, sussurra, e nella frase c'è l'eco di tutte le parole che avrebbero dovuto dirsi prima. Alia merita che gli adulti smettano di scambiarsi colpi e inizino a costruire. Alia merita sicurezza, non promesse non mantenute. Se davvero l'hai portata via per difenderla, allora difendila fino in fondo, con la verità. Sono sillabe che scaldano e bruciano insieme. La notte si spezza quando arriva l'ennesimo messaggio non letto. Domani, ripete qualcuno nel corridoio, pensando alla dimissione, alla partenza, a quel viaggio verso Yurugu che non dovrebbe mai avvenire. Tutti iniziano a muoversi come in una partita a scacchi. Le posizioni cambiano, le alleanze pure. Eppure, ci sono nodi che non si sciolgono. Il rimorso per la morte del padre di Alia non è un dettaglio, è il cuore che batte troppo forte nelle tempie di Gökberk. Come si resta in piedi davanti a una verità così? A volte l'unico modo di restare è guardarla dritta e scegliere di non scappare. C'è chi vorrebbe vedere Gökberk e Cemre dividersi in silenzio, archiviare tutto con un comunicato, tornare sul set di Kuma con sorrisi professionali. Ma chi li conosce sa che non funzionano così. È per questo che i falli seguono, è per questo che ogni scatto rubato racconta più delle parole, perché in loro due c'è una tenacia che sorprende. E se questa volta la loro forza dovesse servire a proteggere non la coppia, ma una piccola vita stretta tra adulti che hanno sbagliato, allora la posta in gioco vale tutto. Intanto l'ordine di Karen rimbomba ancora. Portatela a Yurugu. Chiudetela. Domani parte. È un conto alla rovescia. È un macigno che scende un gradino alla volta. Qualcuno prova a ribattere, qualcuno cerca soluzioni. Ma chi ha la voce più alta non sempre ha ragione, e chi tace non sempre è colpevole. La villa respira, i muri ascoltano, i ritratti sembrano osservare chi passa con un giudizio antico. In questo turbine, il nome di Jalen resta sospeso. Tornerà davvero in villa? E se succedesse,
cosa resterebbe intatto? Si parla di quote come se fossero l'unico motivo per cui esistere, ma ci sono beni che non finiscono nei contratti, la fiducia, i legami, le promesse fatte di notte con la luce del telefono sul volto. Goldberg e Cemre lo sanno. Se Jaylen varca quella soglia, qualcuno proverà a usare la situazione per screditarli. È già successo, succede sempre quando la verità fa paura a chi preferisce muovere fili nell'ombra. Eppure, anche nelle notti più lunghe, c'è un attimo in cui si capisce da che parte si vuole stare. Non farti minacciare, mormora Cemre, non a caso, ma con una scelta precisa. Non lasciarti dire chi sei. Perché in fondo, dall'inizio, è sempre stato questo il nodo. Far credere che salvare una donna sia un'azione sporca, far credere che difendere Alia sia un reato, far credere che l'amore sia solo una pedina. Ma l'amore, quello vero, è un rischio che si prende senza garanzie, e se oggi fa male, domani serve da fondamento. Così arriviamo alle domande che tutti ci fate. Cosa succederà adesso? Jaylen rimetterà piede in villa, scatenando la furia promessa da chi brandisce le quote come un'arma? Jaylen riuscirà a fuggire da un piano che sembra chiuderla da ogni lato? La verità sul padre di Alia troverà finalmente la luce in modo pulito, o resterà intrappolata in mezze frasi e allusioni? Le prossime ore saranno decisive. E noi saremo qui, pronti a raccontarvele senza filtri, perché questa storia ci ha toccato tanto quanto ha toccato voi. C'è una cosa soltanto che non dovete dimenticare. Non è fiction, ma sembra scritta per Kuma. La tensione, i conflitti di potere, i legami più forti del calcolo, il coraggio di dire basta alle minacce. Tutto questo vive nella stessa arena in cui, di solito, guardiamo gli episodi 2 volte a settimana. Perciò, non staccatevi, le rivelazioni vere arrivano quando pensiamo che nessuno stia guardando. E noi, su Stelle Turche Rivelate, stiamo guardando e come. Restate con noi, attivate tutte le notifiche, e preparatevi a scoprire se il prossimo passo porterà Jaylen a varcare quella porta, se Jaylen avrà la forza e l'astuzia di tagliare le corde, e se Goldberg YLDRM e Cemre Arda sceglieranno la strada più dura, quella della verità intera. Appena cadrà il primo tassello, tutto il resto si muoverà insieme. E noi saremo lì, davanti alla villa, a contarli con voi.